La nostra storia di oggi è una storia di guerra fredda e di guerra coloniale. È una storia che coinvolge una potenza emergente e una vecchia potenza coloniale. È una storia che risale agli anni 60. È una storia che si svolge in Asia. Avete già capito? Se non avete già capito, si tratta dell'operazione Vijay, l'operazione del governo indiano e dell'esercito indiano per conquistare una enclave, l'ultimo territorio geograficamente indiano ma geopoliticamente straniero, presente nel subcontinente indiano. È una data importante, un avvenimento importante, quello dell'operazione Vijay. Segna infatti l'inizio del tramonto dell'ultimo impero coloniale europeo, l'impero portoghese. Segna anche il confronto tra una potenza emergente a livello economico, politico, militare, come l'India, e il tramonto dell'ultima grande dittatura d'Europa, quella portoghese, quella di Salazar. È una storia di confronti e di scontri ed è una storia che avrà un lungo strascico. Prima di entrare nel nostro argomento di oggi, vi esorto ancora una volta a pensare al tema della sicurezza online, un tema di strettissima attualità. Quante volte sentiamo parlare di sistemi informatici violati, di dati rubati, oppure dell'impossibilità di accedere a determinati contenuti per dei blocchi imposti per motivi di geolocalizzazione. Ebbene, tutto ciò è risolvibile con una VPN e noi di Dentro la Storia abbiamo scelto NordVPN, la migliore in circolazione, perché è costantemente aggiornata, perché è dotata di una tecnologia di ultima generazione e perché ci fa sentire sicuri ovunque ci troviamo, da qualunque dispositivo scegliamo di navigare e nei confronti di qualunque sito vogliamo visitare. Anche voi potete usufruire del medesimo sistema perché NordVPN, in qualità di amici del nostro canale di Dentro la Storia, vi riserva delle grandiose offerte con sconti speciali, specialmente sui piani biennali, che oltre a un prezzo d'acquisto estremamente conveniente, vi riservano 4 mesi extra e la consueta garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati. La nostra storia di oggi, lo avete capito, riguarda due potenze, una rampante e una sul viale del tramonto. Ma per capire dove inizia l'operazione Vijay, bisogna fare un salto indietro al 1947, quando l'India conquista l'indipendenza dall'impero britannico. Va detto che in quel periodo non tutti i territori compresi entro i confini della nuova Unione Indiana erano sotto il controllo britannico. Alcuni territori dipendevano da altri governi, altri avevano autonomia. Il dominion estero più significativo era l'enclave di Goa, l'insieme dei territori di Goa, Daman e Diu, degli insediamenti storici che il Portogallo amministrava sin dal XVI secolo e che il Portogallo stesso considerava parte integrante del proprio Stato all'interno di quelle che venivano chiamate le province di ultramar. L'oltremare. Quando si arriva all'inizio degli anni 60, il governo indiano guidato dal Pandit Nehru riteneva queste enclave un'anomalia. Goa in particolare rappresentava un nodo culturale e commerciale incastonato nella costa occidentale indiana e la sua permanenza sotto il controllo europeo era percepita come una mancanza nel completamento del processo di decolonizzazione iniziato in maniera pacifica col Mahatma Gandhi nel 1947. Tuttavia Nehru era inizialmente determinato a perseguire anche lui una soluzione pacifica, dialogo diplomatico, pressioni a livello internazionale, dei tentativi di negoziazione per oltre 10 anni, dall'inizio degli anni 50 fino all'inizio degli anni 60, il 61 per l'esattezza. Il governo indiano aveva evitato la soluzione armata, temendo un conflitto più ampio o peggio ancora una condanna internazionale, ma davanti a sé non aveva l'India un interlocutore morbido. Il Portogallo si era dichiarato indisposto a cedere anche solo un centimetro quadrato del proprio territorio di ultramar. Il Portogallo, da metà degli anni 20, era sotto il tacco di una delle peggiori dittature d'Europa, quella di António de Oliveira Salazar, un professore di economia che era stato messo al potere dai militari, che dopo l'ennesimo colpo di Stato non sapevano come gestire lo Stato stesso e si erano affidati a Salazar, che aveva plasmato un modello di Stato autoritario basandosi sull'esempio italiano, il corporativismo fascista. Salazar era estremamente autoritario, sosteneva una visione imperialista rigida e per lui cedere Goa avrebbe significato ammettere l'inizio della fine dell'impero portoghese, il tramonto dell'Estado Novo, quel modello di Stato di cui parlavamo.
Ecco perché il suo governo a Lisbona mantenne nel corso degli anni una posizione inflessibile, rifiutando categoricamente ogni ipotesi di ritiro pacifico. Ma queste sono questioni che coinvolgono i governi e la gente e il popolo cosa ne pensava. All'interno di quei territori, di quell'enclave, a partire dagli anni 50, si erano verificati dei movimenti di opinione, si erano sviluppati dei partiti politici nazionalisti. Ad esempio il Goa Liberation Movement, un movimento che chiedeva l'integrazione del territorio con l'India, un movimento destinato a essere represso nel sangue. Il Portogallo non ammetteva il dissenso. La PIDE, la Polizia Internazionale de Defesa do Estado, e poi la sua immediata figlia, la DGS, la Direção General de Segurança, non facevano altro che arrestare, sequestrare, torturare e far sparire gli oppositori in patria, così come nell'ultramar. Il Portogallo, a partire dalla metà degli anni 50, vieta ogni manifestazione politica all'interno delle enclave indiane. Per l'opinione pubblica indiana, il perdurare di una colonia europea sul suolo nazionale, colonia tra l'altro retta da un governo ben diverso da quello inglese, da un governo autoritario, era un qualcosa di assolutamente intollerabile. Come abbiamo detto, durante gli anni 50 l'India aveva tentato ripetutamente di convincere il governo di Lisbona ad avviare dei negoziati veri e propri. Persino le Nazioni Unite erano state coinvolte in un tentativo di mediazione, ma il Portogallo, forte della sua posizione inattaccabile all'interno della NATO e del supporto di quegli stati che ancora volevano mantenere l'impero coloniale, pensate alla Francia, aveva ignorato le risoluzioni e le pressioni internazionali. Era una situazione di attrito, una situazione che non poteva far altro che esplodere. E il punto di non ritorno si tocca nel 1961, quando una serie di incidenti aumentano la tensione. Militanti pro-indiani tentano più volte di infiltrarsi nel territorio goano per sollevare la popolazione, per chiedere attraverso delle proteste di piazza il ritiro dei portoghesi, ma le forze militari portoghesi rispondono con gli arresti, con la repressione, con la tortura, con le uccisioni. L'episodio decisivo avviene nell'estate del 1961, con l'arresto e la tortura di attivisti indiani che avevano organizzato delle proteste non violente sulla lunga scia degli insegnamenti del Mahatma Gandhi. Questo evento provoca un'ondata di indignazione nell'opinione pubblica indiana che chiede ad alta voce al governo di intervenire. Nehru fino a quel momento si era dimostrato prudente, ma la pressione dell'opinione pubblica indiana, non era più contenibile. Ormai si era diffusa l'idea che la strategia diplomatica fosse un completo fallimento. E non dimentichiamo un altro fatto, la guerra fredda, che in quel periodo, inizio degli anni 60, stava modificando gli equilibri globali. Con gli anni 60 si verificano degli eventi che segneranno per sempre la guerra fredda. Pensate al muro di Berlino, che viene costruito proprio in quel periodo. Pensate all'abbattimento del maggiore Powers sull'U-2 e al processo che ne segue, alla Baia dei Porci, alla crisi dei missili di Cuba, un argomento che abbiamo già trattato, trovate il video nel canale. Ecco, nel quadro della guerra fredda, l'India, che cercava una posizione autonoma tra il blocco occidentale e quello sovietico, una posizione terzomondista, voleva dimostrare la propria capacità di difendere i propri interessi. E in quel periodo le condizioni internazionali sembravano finalmente favorevoli. Nessuna grande potenza era più disposta ad appoggiare il Portogallo, nessuna a intervenire militarmente. L'impero coloniale francese era ormai crollato, prima l'Indocina, poi l'Algeria. Gli inglesi in Africa avevano preferito delle trattative con i vari focolai nazionali per garantire una dopo l'altra alle colonie la piena indipendenza. Restava solo il Portogallo a resistere, cocciuto, ottuso. Così nel dicembre del 1961, dopo lunghe discussioni interne, il governo indiano autorizza l'azione di forza, un'operazione nome in codice Vijay, parola sanscrita che significa colui che vince o semplicemente vittoria. L'operazione Vijay viene pianificata in maniera rapida ma estremamente accurata. L'India prevede 3 direttrici principali d'offensiva, con la coordinazione di esercito, marina e aviazione. Goa è il principale obiettivo. Daman e Diu richiedono azioni minori. Il Portogallo in area dispone di forze militari decisamente inferiori, circa 3.500 soldati ma mal equipaggiati, più unità di polizia coloniale. Poca cosa. Eppure Salazar aveva dato ordini perentori: resistere a ogni costo, evitare la resa.
Ma com'è possibile? Quando la disparità di forze è schiacciante. Immaginate 3.500 uomini male armati, privi di un vero supporto navale, privi di aviazione, privi di mezzi corazzati, contro 30.000 uomini con supporto aereo e carri. La pianificazione indiana prevedeva più azioni, un'avanzata terrestre da nord e da est verso Panaji, la capitale di Goa, un blocco navale per impedire in qualsiasi modo l'arrivo di rinforzi portoghesi, ma è chiaro che la navigazione dal Portogallo fino a Goa sarebbe stata lunghissima. Poi degli attacchi aerei mirati sulle infrastrutture difensive e sulle infrastrutture di comunicazione. Ci sarebbe stato un ruolo anche per le forze speciali, che sarebbero intervenute a supporto della popolazione locale e per neutralizzare le postazioni chiave, a cominciare dai bunker difensivi. L'obiettivo finale era una rapida conclusione del conflitto per evitare vittime civili e per ammorbidire eventuali condanne internazionali. Al comando dell'operazione viene posto il generale Kandet. È lui il responsabile della zona d'attacco. Un attacco che si apre la mattina del 18 dicembre 1961. Le forze di terra indiane, che si erano organizzate nelle settimane precedenti, avanzano velocemente attraversando il confine. Gli scontri sono limitati ma intensi in alcune zone, a Ponda, nei dintorni di Mapusa. La resistenza portoghese, seppur ostinata, è del tutto insufficiente a fronteggiare l'avanzata dei mezzi corazzati indiani. Dal cielo poi l'aeronautica indiana domina, colpisce alcuni depositi e le postazioni di difesa, evita deliberatamente i centri abitati. La marina indiana, infine, intercetta al largo una nave portoghese, l'Anfange, una cannoniera, che potrebbe dare sostegno alla guarnigione locale, ma viene presto disarmata. Se a Goa, il terreno principale di scontro, avvengono le operazioni più consistenti, va detto che nella piccola enclave di Diu la resistenza portoghese si rivela più intensa, ma solo grazie alla posizione fortificata della città e alla presenza di un forte costiero. L'India in questo teatro impiega dei cacciabombardieri per neutralizzare le fortificazioni. L'assalto congiunto, via terra e via mare con uno sbarco anfibio, impone la resa già alla mattina del 19 dicembre. La conquista di Daman invece è molto semplice. Bastano un paio d'ore e i pochi fanti portoghesi presenti si arrendono. La superiorità indiana permette un avanzamento continuo. I portoghesi a Goa sono accerchiati e isolati. Salazar continua a ordinare di resistere a tutti i costi, ma le perdite aumentano rapidamente. La mattina del 19 dicembre, meno di 36 ore dall'inizio delle operazioni, dopo che Dio si è arresa, la situazione è ormai disperata per le forze portoghesi. Il governatore, Manuel Antonio Vassallo e Silva, ufficiale pragmatico e rispettato, si trova davanti a una scelta drammatica. Cosa fare? Obbedire all'ordine di Salazar, resistere fino all'ultimo, rischiando un massacro, oppure arrendersi per evitare ulteriori perdite, consapevole di una sconfitta che è sostanzialmente inevitabile e profondamente contrario allo spargimento di sangue inutile. Vassallo e Silva decide di capitolare alle 20:30 del 19 dicembre 1961, dopo nemmeno 48 ore di combattimenti. Il comandante militare dell'enclave di Goa firma la resa incondizionata. Salazar a Lisbona è furioso. Decide il processo in contumacia di Vassallo e Silva con l'accusa di alto tradimento, ma quello ufficiale diventa un simbolo di dignità e di responsabilità morale. Ha salvato la vita a migliaia di portoghesi, ha evitato una insensata strage. L'azione indiana sul piano internazionale provoca reazioni contrastanti. Il movimento dei non allineati, nato qualche anno prima e che comincia a raggruppare al suo interno diverse nazioni, tra l'Asia, a cominciare dall'Indonesia, l'Africa e anche l'Europa, con la Jugoslavia di Tito, salutano l'evento come un passo decisivo verso la fine del colonialismo europeo e verso l'apertura a un nuovo mondo, il terzo mondo, che sceglie di non schierarsi né dall'una né dall'altra parte. Regno Unito e Stati Uniti, che sono partner del Portogallo all'interno della NATO, criticano l'uso della forza, ma non fanno nulla. Non varano sanzioni economiche, non prevedono nemmeno delle forti proteste diplomatiche in seno all'ONU. L'unico a protestare all'ONU è proprio il Portogallo, che accusa l'India di aggressione, ma il Portogallo all'ONU si ritrova isolato. La maggior parte della comunità internazionale ritiene insostenibile la pretesa portoghese di mantenere delle colonie all'interno di un periodo storico che vede un processo di decolonizzazione globale, un qualcosa che non si può fermare. In India l'operazione viene accolta con entusiasmo. Le strade delle principali città, da New Delhi a Calcutta,
a Mumbai sono riempite di manifestazioni di gioia e Nehru, che aveva sperato fino all'ultimo in una soluzione diplomatica, viene celebrato per aver completato l'unità indiana. Goa, Daman e Diu vengono amministrati come territori dell'Unione. Nel 1987 Goa ottiene lo status di Stato federato. L'operazione Vijay segna la fine di oltre 450 anni di dominio portoghese sulla costa occidentale dell'India, ma la sua eredità è molto più complessa, perché da quell'operazione, dall'operazione Vijay, si scatena un'onda lunga. Per il Portogallo è un colpo più che simbolico, perché innanzitutto il regime di Salazar, la sua retorica imperialista, entra in crisi, ed è una crisi che si avverte soprattutto in Africa. L'impero portoghese era un impero che abbracciava quasi tutto il globo. Si parla portoghese in Portogallo e in Brasile, l'ex colonia che si è staccata ancora nell'Ottocento e è diventata indipendente, ma si parla portoghese in Africa, in Guinea-Bissau, in Angola, in Mozambico, si parla a Goa, si parla a Macau, si parla a Timor Est. Da quel momento in avanti, da quel dicembre del 1961, in Africa, nelle colonie portoghesi, si apre una seconda fase, una fase di rivolta. I movimenti indipendentisti acquistano coraggio, acquistano voce, chiedono anche loro l'autodeterminazione, l'indipendenza. Non verranno ascoltati, non verranno accolti. Da quel momento in avanti, il Portogallo si impantanerà in delle guerre coloniali per mantenere a tutti i costi quelle province di ultramar che Salazar prima e Marcelo Caetano dopo non saranno mai disposti a cedere. E sempre da quelle guerre che prosciugano l'economia portoghese, che ne minano il tessuto sociale, nasceranno delle nuove generazioni di portoghesi e soprattutto di militari portoghesi, giovani ufficiali inferiori che prima attirati dalle false promesse del regime e poi disillusi, decideranno di imprimere una svolta. Sarà la Revolução dos Cravos, la rivoluzione dei Garofani, quando i capitani, i tenenti, i maggiori prenderanno le armi contro il regime e in maniera quasi incruenta riusciranno a farlo crollare dandogli una poderosa spallata in un giorno simbolico, il 25 aprile del 1974. Ma quella è un'altra storia che vi abbiamo già raccontato. Tutto, però, sarebbe nato in quei giorni di dicembre, in India, a Goa. Lì, nel confronto tra un vecchio impero coloniale europeo ormai cadente e una nuova potenza emergente, sarebbe cambiato il mondo che non sarebbe stato più un mondo coloniale, col vecchio continente a depredare le risorse naturali degli stati africani. Sarebbe stato un mondo completamente diverso, un mondo che sarebbe pian piano divenuto quello che conosciamo oggi.